Ciao amici gatti e amiche gatte! Spesso noi gattare e gattari non ci limitiamo a un solo gatto in casa, ma ne vorremmo 2, 3, 4, 5, sempre di più. E quindi come possiamo fare? Il gatto è un animale a cui piace vivere in compagnia o preferisce stare da solo? I nostri gatti convivono bene insieme? Di quanto spazio necessitano più gatti in casa? E come inserire un nuovo arrivato quando abbiamo già un gatto? Risponde a tutte queste domande la dottoressa Eva Ricci, biologa ed etologa, e quindi le lascio subito la parola. Ciao a tutti, sono la dottoressa Eva Ricci. Sono una biologa formata in comportamento animale, sono quindi una etologa e vi aiuterò a scoprire qualcosa di più sul comportamento dei vostri amati gatti e vi darò anche consigli per migliorare la loro relazione con voi e migliorare l'ambiente di vita dei gatti. Con Elisa abbiamo pensato ad un video per darvi delle informazioni molto importanti, soprattutto per coloro che dividono la vita con più gatti. In questo video parleremo infatti della socialità felina, dell'introduzione di un gatto in una casa nella quale già vivono gatti e daremo dei consigli per migliorare la vita dei gatti che vivono insieme, quindi nelle case multigatto. Partiamo parlando della socialità del gatto. Il gatto può essere definito un animale sociale facoltativo oppure può essere definito animale relazionale. Il gatto non è una specie altamente sociale come il cane, le scimmie o l'uomo, ma è molto selettivo nella scelta delle sue compagnie, dei suoi partner. Il gatto domestico deriva da una specie selvatica altamente solitaria. Il gatto domestico però può vivere insieme ad altri gatti. Pensiamo alle colonie. Più gatti si raccolgono intorno a fonti di cibo. Pensiamo anche a tutti i gatti che vivono a coppie o in 3 o in 4 o in numero più elevato nelle nostre case e che vanno d'accordo. Quindi il gatto domestico discende da un progenitore altamente solitario, ma può intessere relazioni sociali anche molto profonde. Non dobbiamo però dimenticare che è molto selettivo, quindi potrebbero anche esserci delle incomprensioni o dei conflitti tra gatti che si ritrovano a vivere insieme nelle nostre case. Parliamo quindi di un inserimento corretto. Abbiamo già dei gatti in casa e vogliamo adottare un altro gatto. Il primo passo da fare è considerare gli spazi a disposizione. I gatti vivono gli ambienti in 3 dimensioni, quindi anche verso l'alto, e anche in case di metratura non elevata possono trovare i loro spazi. Tuttavia, se vogliamo ampliare la nostra famiglia, dobbiamo comunque tener conto degli spazi che sono a nostra disposizione, che saranno a disposizione dei gatti, perché lo spazio è molto molto importante. I gatti, se vivono, soprattutto se vivono con altri gatti, hanno bisogno di potersi gestire gli spazi in tranquillità. Quando abbiamo deciso di adottare un gatto e lo stiamo portando a casa, dobbiamo stare molto attenti a non far incontrare subito il nuovo gatto con i gatti già residenti. È opportuno preparare una stanza per il nuovo arrivato nella quale risiederà per un po' di tempo con tutti i suoi comfort. Non buttiamo il gatto in casa pensando che se la sbrighi da solo nella relazione con gli altri. Dobbiamo strutturare un percorso per facilitare l'incontro tra i gatti
e quindi ridurre il rischio di conflitti. Questo è fondamentale per la buona riuscita della convivenza. Si può iniziare facendo uno scambio di odori, cioè il nuovo gatto è dentro la propria stanza, si utilizzano oggetti che il gatto ha toccato e si portano negli ambienti dove vivono gli altri gatti e viceversa, cioè oggetti che gli altri gatti hanno toccato si portano nella stanza del nuovo arrivato. In questo modo i gatti potranno conoscersi primariamente attraverso gli odori. Un passo successivo può essere quello di applicare un plexiglass, un foglio di plastica resistente allo stipite della porta, in modo tale che i gatti possano a questo punto vedersi ma non toccarsi e non farsi male. Inoltre è possibile far esplorare la casa al nuovo gatto mentre gli altri gatti residenti sono stati temporaneamente messi in una stanza. Il nuovo gatto esplorerà la casa, comincerà a rendersi conto dell'ambiente che sarà il suo ambiente di vita e rilascerà odori, sostanze, feromoni. Dopodiché si può riaccompagnare il gatto nella propria stanza e far uscire gli altri. Anch'essi esploreranno la casa e prenderanno informazioni sul nuovo arrivato attraverso le marcature che esso ha rilasciato. Solo successivamente e a seconda delle reazioni dei gatti a questi due primi step sarà possibile provare a farli incontrare. Consiglio comunque di farsi seguire da un esperto, un etologo o un veterinario comportamentalista. Non è infatti difficile capire quali step seguire, ma il difficile è adattarli alla specifica situazione e saper leggere le risposte, i comportamenti dei gatti, perché sono loro che ci dicono se è il momento di andare avanti nell'inserimento o se i gatti necessitano di un pochino più di tempo. Vorrei porre l'attenzione su alcuni comportamenti che la persona non deve mai adottare, quindi cose che non dobbiamo mai fare quando inseriamo un nuovo gatto in una casa dove sono già presenti i gatti. Non si butta il gatto in casa sperando che si azzuffino e poi se la cavino da soli. Questo è rischioso perché fa aumentare i conflitti e lo stress. Non si chiudono i gatti in un trasportino in modo tale che gli altri ci girino intorno, li minaccino, li annusino. Questo non facilita la convivenza e può essere anche traumatico per il gatto che viene messo nel trasportino. Per far incontrare i gatti non si prendono in braccio e non si avvicinano forzatamente gli uni agli altri. Aggiungerei anche che sarebbe meglio non far mangiare i gatti al di là della stessa porta mentre stiamo facendo il percorso di inserimento, poiché per i gatti il pasto è sacro e i gatti devono sentirsi a proprio agio mentre consumano il pasto. Mettere le ciotole ai lati della porta potrebbe non farli star tranquilli, quindi almeno per i primi tempi questo lo eviterei. Una volta inserito correttamente il gatto e quindi quando abbiamo ottenuto almeno una tolleranza tra il nuovo gatto e i gatti già presenti in casa, possiamo fare qualcosa per migliorare la loro convivenza. Ciò che noi possiamo fare è agire sull'ambiente. Quindi, come dicevo, visto che gli spazi a disposizione sono fondamentali perché i gatti se li devono dividere, aumentare la possibilità di nascondersi aggiungendo nascondigli come scatole di cartone
e possibilità di andare in alto costruendo mensole o comprando alti tiragraffi a sviluppo verticale, meglio se con più ripiani. Inoltre il numero delle ciotole e delle lettiere deve essere in numero adeguato. Una regola vuole che il numero di risorse sia pari al numero di gatti più 1. Se abbiamo 2 gatti, mettiamo 3 lettiere e anche 3 punti di approvvigionamento di cibo e, se riusciamo, anche di acqua, e così via. In questo modo non ci saranno conflitti tra i gatti per queste risorse. Se i gatti non vanno completamente d'accordo, quindi ci si accorge che c'è qualche tensione, può essere utile anche non farli mangiare vicini, ma anzi distanti, almeno ai 2 lati di una stanza. È importante poi far fare delle attività mentali e fisiche ai gatti, come il gioco attraverso oggetti, cioè il proprietario deve dedicarsi a uno e all'altro alternativamente, senza trascurare nessun gatto. Per concludere questo video vorrei porre l'attenzione sui comportamenti che definiamo affiliativi, cioè quei comportamenti che i gatti si scambiano tra loro quando vanno molto d'accordo, quando sono amici, quando si sentono essere parte dello stesso gruppo sociale, della stessa famiglia. Gatti che si sentono appartenere allo stesso gruppo sociale dormono vicini, si strusciano tra loro, giocano e si leccano, fanno il cosiddetto allo grooming, cioè il grooming, la pulizia, uno con l'altro. Questi sono segni che i gatti vanno veramente d'accordo, che sono amici. Spesso nelle case vediamo gatti che non si azzuffano, fortunatamente, ma semplicemente si tollerano. Anche questo può essere comunque questa situazione può essere comunque accettabile. L'importante è che, come dicevamo, i gatti abbiano degli spazi a disposizione. Se non si sentono veramente molto amici ma si tollerano, non potranno dormire sempre vicini o esplorare gli ambienti sempre insieme. Ecco che quindi è fondamentale preparare la casa e avere gli spazi giusti affinché i gatti possano gestirsi gli spazi e i momenti in modo tale da essere più tranquilli. Grazie a tutti per l'ascolto e ringrazio Elisa per la proposta di fare questo video informativo che spero vi sia stato utile. Ciao a tutti! Ringrazio veramente molto la dottoressa Eva Ricci che ci ha spiegato tutto veramente molto chiaramente. Se avete domande per lei potete contattarla anche nella sua pagina Facebook Dottoressa Eva Etologa. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti quanti gatti avete, se vanno d'accordo, come convivono fra di loro e come li avete introdotti in casa. Se avete altre domande potete scriverle tranquillamente qui sotto nei commenti e anche nel gruppo Facebook di Micio Gatto, dove possono rispondere anche altri veterinari ed esperti. Non dimenticate di tenere d'occhio anche il sito www.miciogatto.it e inoltre Micio Gatto è diventato anche podcast, quindi potete andare su Spreaker oppure su Spotify o su iTunes e nelle migliori app di distribuzione di podcast e ascoltare tutti gli episodi. Mi raccomando, vi aspetto e ciao amici gatti e amiche gatte!